tutti! Nel tutorial di oggi un altro rettangolo ad uncinetto. Dopo aver visto come fare il rettangolo granny e come fare il rettangolo solido con l'uncinetto, oggi vi mostro lo schema per fare la mattonella a ventagli rettangolare. Questa me l'avete chiesto in tantissimi da tanto tempo e finalmente eccola qua. Anche in questo caso, come abbiamo visto per gli altri rettangoli, possiamo determinare la grandezza dei lati del rettangolo, cioè le proporzioni del rettangolo, e questo ve lo mostro alla fine del video. Intanto vediamo lo schema per come fare la mattonella rettangolare. Spero con questo tutorial di accontentare molti di voi e mi raccomando, se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi perché per me è un grandissimo aiuto, e se vi piace questo tutorial non dimenticate di dirmelo regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto il video. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo facendo un nodino iniziale e le catenelle. Le catenelle devono essere multiple di 6 e poi alla fine aggiungiamo 5. Un multiplo di 6 qualunque, anche solo 6, oppure 12, 18, qualunque. Io lavorerò 6 catenelle per questa mostra e poi alla fine aggiungo 5. Ed ora lavoriamo il primo giro intorno alle catenelle. La ripetizione che ripetiamo è salto 2 punti e nel terzo lavoro 7 punti alti, salto 2 punti e qui tirate perché i 7 punti in un punto possono nascondere la catenella successiva, salto 2 punti e nel terzo un punto basso. E questa è la ripetizione che lavoriamo per tutti i multipli di 6 di catenelle che abbiamo lavorato all'inizio. Alla fine, per l'ultima ripetizione, salto 2 punti, nel terzo lavoro 7 punti alti, saltiamo una catenella e nell'ultima catenella lavoriamo un punto basso. Ed ora lavoriamo sull'altro lato delle catenelle allo stesso modo. Dove abbiamo lavorato i 7 punti alti lavoriamo 7 punti alti e dove abbiamo lavorato un punto basso lavoriamo un punto basso. I 7 punti alti d'ora in poi li chiamiamo ventaglio. E 7, e alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nella catenella iniziale. Prima del primo punto alto ci sono le 2 catenelle, in quella più in alto chiudiamo con un punto bassissimo perché anche queste 2 catenelle che abbiamo saltato all'inizio contavano come punto. E questo è il giro 1. A seconda di quante ripetizioni di 6 avete lavorato, avrete più ripetizioni, appunto. Potete continuare con lo stesso colore o cambiare colore. Se cambiate colore, una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Agganciamo il filo nel punto in cui abbiamo chiuso con il punto bassissimo
se vogliamo cambiare colore. E per il giro 2, in questo punto lavoreremo 5 punti alti separati da una catenella. Il primo lo sostituiamo con 2 catenelle, poi lavoriamo una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto, fino ad arrivare a 5 punti alti. In questo modo. Poi lavoriamo 3 catenelle e nel successivo punto basso lavoriamo un punto alto, 2 catenelle, un punto alto e 3 catenelle. E questa è la ripetizione che ripetete per tutte le ripetizioni che avete nel giro su questo lato. Nel punto basso un punto alto, 2 catenelle, un punto alto, 3 catenelle. Alla fine lavoriamo nel punto centrale, che è quello in cui abbiamo lavorato il punto basso nelle catenelle, e qui lavoriamo 6 punti alti separati da una catenella. Un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella, fino ad arrivare ad avere 6 punti alti. E lavoriamo l'altro lato allo stesso modo. 3 catenelle e nei punti bassi lavoriamo un punto alto, 2 catenelle, un punto alto, 3 catenelle e ripetiamo per tutto questo lato e poi alla fine completiamo questo punto. In questo punto dobbiamo avere in totale 6 punti alti, come era dall'altra parte, qui ne manca uno, quindi completiamo lavorando un punto alto, una catenella e chiudiamo nel primo punto alto del giro, che era quello sostituito dalle 2 catenelle, e chiudiamo con un punto bassissimo. Una catenella e iniziamo il giro 3. Nel primo archetto lavoriamo un punto basso, nel successivo un ventaglio, 7 punti alti. Nel successivo archetto un punto basso e nel successivo ancora un ventaglio. Sul lato lavoriamo un punto basso nel punto centrale del ventaglio del giro 1. Se volete potete contarli, è il quarto, altrimenti quello più in alto, quello centrale. E in questo punto intrappoliamo anche l'archetto del giro 2. Un punto basso, un ventaglio nel successivo archetto. E questa è la lavorazione che facciamo sul lato per tutte le ripetizioni che abbiamo, un punto basso al centro del ventaglio sottostante e un ventaglio nell'archetto, cioè 7 punti alti. Un punto basso al centro del ventaglio e lavoriamo, diciamo, dove il punto in cui costruiremo gli angoli. In questi archetti alterniamo un ventaglio, un punto basso, un ventaglio, un punto basso, un ventaglio.
un punto basso, un ventaglio, un punto basso, un ventaglio. Sull'altro lato lavoriamo esattamente allo stesso modo. Al centro dei ventagli sottostanti un punto basso e negli archetti del giro 2 un ventaglio. E quando prendiamo il punto centrale del ventaglio, nel punto basso che lavoriamo intrappoliamo sempre anche l'archetto del giro precedente. E alla fine completiamo il giro lavorando il ventaglio che manca nel primo archetto su questo angolo, diciamo così. E completiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso del giro. E qui, se cambiate colore, tagliate il filo e fate una catenella di sicurezza. Questi primi 3 giri sono 3 giri di preparazione per creare lo schema, di nuovo con i 4 angoli e i 4 lati, per fare il rettangolo. Da qui in poi lo schema è uguale a quello della mattonella quadrata. Potreste seguirlo dal giro 3 dello schema della mattonella quadrata. In realtà facciamo insieme anche quelli che per noi sono il giro 4 e 5, che sono i 2 giri che poi ripeterete tutte le volte che vi serve fino a raggiungere la grandezza che volete per la vostra mattonella. Agganciamo il filo nel punto in cui abbiamo chiuso con il punto bassissimo e qui iniziamo un angolo lavorando 3 punti alti separati da una catenella. Sostituiamo il primo con 2 catenelle, una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto. E questo angolo lo completiamo alla fine del giro. Lavoriamo 3 catenelle e nel prossimo punto basso lavoriamo un angolo, 4 punti alti separati da una catenella. 1, 2, 3, 4 e questo è un angolo, 4 punti alti separati da una catenella. Sul lato lavoriamo come sul giro 2, 3 catenelle e nel punto basso lavoriamo un punto alto, 2 catenelle, un punto alto, 3 catenelle e ripetiamo questa ripetizione per tutte le ripetizioni che abbiamo sul lato. Un punto alto, 2 catenelle, un punto alto. E arriviamo all'angolo dall'altra parte. Qui sempre 3 catenelle e nell'angolo lavoriamo un angolo, 4 punti alti separati da una catenella. E continuiamo a lavorare in questo modo per completare il giro. Qui cominciamo a lavorare appunto i 4 angoli e i lati. Sui lati lavoriamo esattamente come sul giro 2. Sui lati corti non abbiamo ancora delle ripetizioni, ma le avremo nei prossimi giri e le lavoreremo esattamente come lavoriamo sui lati lunghi del rettangolo.
Intanto completiamo questo giro lavorando angoli negli angoli e le ripetizioni dei lati sul lato. E alla fine completiamo anche il primo angolo a cui manca un punto alto. Lavoriamo un punto alto nel primo punto, una catenella e chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto, quello che avevamo sostituito con le 2 catenelle. Una catenella e iniziamo il giro 5. Un punto basso nel successivo archetto, un ventaglio nell'archetto ancora successivo, un punto basso nel ventaglio sottostante, nel punto centrale, prendendo anche l'archetto del giro precedente, e lavoriamo il successivo angolo. Lo lavoriamo lavorando nei 3 archetti, un ventaglio, un punto basso, un ventaglio. E poi lavoriamo tutto il lato come abbiamo già imparato. Un punto basso nel punto centrale del ventaglio sottostante, un ventaglio nell'archetto. E in questo modo andiamo avanti a lavorare tutto questo giro, lavorando sui lati, un punto basso al centro del ventaglio sottostante, un ventaglio nell'archetto, e sugli angoli, dove abbiamo 3 archetti, lavoriamo un ventaglio, un punto basso, un ventaglio. Lavoriamo tutto il giro e poi alla fine completiamo il primo angolo. E alla fine completiamo il primo angolo lavorando un ventaglio nel primo archetto. E chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E questo è il risultato. Da qui in poi ripetiamo il giro 4 e il giro 5 fino a raggiungere la grandezza che ci serve per il rettangolo. Questi rettangoli li possiamo fare della forma che preferiamo, cioè più o meno allungati. In questo caso, per esempio, sono partita con 2 ripetizioni e questa è la forma. In quest'altro caso ero partita con 3 ripetizioni e come vedete il rettangolo è più allungato. Possiamo determinare la forma che ci serve, come abbiamo fatto per il rettangolo granny e per il rettangolo solido che abbiamo visto nelle settimane scorse. Quindi, per definire la forma del rettangolo, misuriamo le catenelle iniziali. Queste catenelle iniziali, per esempio, misuravano circa 6 cm e questa è la differenza tra il lato lungo e il lato corto. Il lato lungo di questo rettangolo è circa 16 cm e il lato corto è circa 10 cm. Quindi se io faccio 16 meno 10, il risultato è 6 ed è la lunghezza delle catenelle iniziali. In questo caso il lato lungo è circa 20 cm, il lato corto è sempre 10 cm perché è uguale a questo che avevamo qua, quindi 10 cm. Le catenelle iniziali quindi sarebbero dovute essere di 10 cm, 20 meno 10, 10. Se andiamo a verificare, le catenelle iniziali sono di 10 cm, le 3 ripetizioni iniziali.
In questo caso appunto abbiamo una ripetizione più grande, quindi non posso avere una via di mezzo fra questo e questo rettangolo, però posso definire abbastanza la grandezza del rettangolo che voglio, partendo dalle catenelle iniziali. Misuro il rettangolo che mi serve. Adesso questi sono esempi già fatti, però voi misurate il rettangolo che vi serve, il lato lungo meno il lato corto ci dà una lunghezza che è quella che deve avere la catenella iniziale. Poi noi dobbiamo rispettare la ripetizione di 6 catenelle più 5, quindi dovremo approssimare, però possiamo raggiungere più o meno la grandezza che ci serve per ottenere il rettangolo che vogliamo. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questo tutorial vi sarà utile e che farete dei lavori bellissimi con questo schema. Se volete altre mattonelle all'uncinetto fatemelo sapere scrivendo tanti bei messaggi qui sotto il video. Io nel frattempo come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Ci vediamo il lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!